Aggiornamento di calciomercato Inter e il punto con le ultimissime notizie sull'Inter in questo nuovo episodio di uno dei format più richiesti qua su Passione Inter. Allora, ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti in questo contenuto in cui andiamo a condensare in pochi minuti le principali notizie del momento, visto che di notizie ce ne sono tantissime, a partire purtroppo da una brutta ultima ora, un comunicato che è arrivato poco fa da parte dell'Inter, l'infortunio di Matteo Darmian. Si era capito già durante la gara contro Lazio che era un problema comunque non da pochissimi giorni di stop. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra. Sarà rivalutato la prossima settimana, tradotto in tempi di recupero. Sicuramente Darmian salta la gara contro il Napoli, ma verosimilmente salta anche l'Atalanta, quindi lo rivedremo dopo la sosta per le nazionali, praticamente tra un mese, a fine marzo. Un infortunio che rende ancora ulteriormente ridotte le scelte sugli esterni per Simone Inzaghi, che si presenterà a Napoli con solo due esterni di ruolo a disposizione, Di Marco a sinistra e Dumfries a destra, con un Di Marco che tra l'altro forse avrebbe anche bisogno di riposo. La buona notizia però dall'altro lato è il recupero di Marcus Thuram. Oggi era la giornata cruciale, ecco, per il rientro dell'attaccante francese dopo i problemi alla caviglia. È tornato ad allenarsi con il resto dei compagni, è tornato ad allenarsi con il gruppo, e quindi Thuram torna a prendersi con ogni probabilità, salvo colpi di scena clamorosi, la titolarità nella gara proprio di Napoli. Una partita in cui andiamo anche a fare una previsione delle probabili formazioni. L'Inter dovrebbe schierarsi con Josep Martinez tra i pali, chiaramente, vista l'assenza di Sommer. Pavard, Acerbi e Bastoni, questa è la difesa al momento in vantaggio. Dumfries a destra, Di Marco a sinistra, sono scelte praticamente obbligate. Barella, Ciala, Mkhitaryan in mezzo al campo. Qua so già che arriveranno tanti commenti, perché nell'ultima live abbiamo fatto anche un sondaggio in cui chiedevamo alla nostra community di farci sapere chi dovrebbe giocare titolare oggi in quella zona di campo lì, e addirittura l'88% ha votato Zielinski al posto di Mkhitaryan, uno Zielinski che tornerà da ex in uno stadio in cui è stato per tanti anni un idolo, ed è una sfida molto importante e molto delicata dal punto di vista mentale. Mkhitaryan che sembra un po' in appannamento. Io, come dicevo l'altro giorno, però è vero che Zielinski ha fatto molto bene nel derby, mi è piaciuto molto con la Lazio, però attenzione che dal punto di vista dell'equilibrio, di quello che ti dà anche da un punto di vista difensivo, Mkhitaryan non possiamo dimenticarci troppo in fretta quello che è Mkhitaryan per questa Inter e per l'Inter di Simone Inzaghi soprattutto. In attacco chiaramente Thuram e Lautaro Martinez, dall'altro lato invece il Napoli con Meret tra i pali, dovrebbe essere un 3-5-2 anche per loro viste le assenze. Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, Politano, Spinazzola sulle fasce con Billing a sostituire l'infortunato Anghissà, con Lobotka e McTominay, in attacco Lukaku e Raspadori. Un 3-5-2 a specchio, con attenzione alle possibili variazioni a gara in corso, perché sicuramente il Napoli potrebbe passare poi ad un 4-3-3 con il possibile rientro di Olivera. Bisogna vedere anche nelle ultimissime ore quello che deciderà Conte. Lato Inter invece, come detto, Inzaghi nella gara di Coppa Italia contro Lazio ha provato anche questo 4-4-2 negli ultimi minuti, una situazione di emergenza senza esterni a disposizione per poter cambiare, che ha portato a questo schieramento col 4-4-2, che potrebbe rivedersi, ecco, nella gara contro il Napoli, se ci sarà bisogno di cambiare qualcosa appunto come assetto a gara in corso. Altrimenti si sta parlando anche della possibilità di avanzare Pavard al posto di Dumfries, se avrà bisogno di rifiatare l'olandese, ma credo, ecco, che o almeno solitamente ci ha abituati Di Marco ad aver maggiormente bisogno di un cambio piuttosto che Dumfries, e quindi si potrebbe rivedere Zielinski allargato a sinistra, come è stato per esempio contro la Lazio, appunto. Ecco, non ci voleva, ecco, questa coperta corta sugli esterni in vista proprio di questa partita così importante, una partita che sarà arbitrata dall'arbitro Doveri. Era una scelta praticamente scontata per questa gara, e sono curioso di sapere la vostra, ecco, su questa formazione, che cosa ne pensate. Scrivetemelo qui sotto, e vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Stiamo volando verso gli 80.000 iscritti e vi ringrazio per il grande supporto che ci state dando in questi giorni con il canale che sta crescendo sempre di più. Dobbiamo parlare anche di mercato, come dicevo in apertura, perché questa settimana ci sono stati dei temi più importanti di campo a cui abbiamo preferito dare la priorità, però c'è stata ad inizio settimana anche una conferenza stampa importante di Marotta, che ci ha dato delle novità significative sul mercato dell'Inter, delle cose che già sapevamo più o meno tra le righe, che però per la prima volta sono state ufficializzate, soprattutto in un contesto come quello della conferenza post consiglio di amministrazione, che dà un certo rilievo, ecco, a queste dichiarazioni. Abbiamo
avuto modo di parlarne in maniera approfondita nella diretta di lunedì sera, che vi invito a recuperare, dove abbiamo analizzato le parole di Marotta. Però in sintesi Marotta ci ha dato delle linee guida molto interessanti, a partire dall'annuncio sulla seconda squadra di cui parleremo nei prossimi giorni. Ha confermato che comunque sarà un'estate in cui l'Inter tornerà ad investire, lo farà però senza rivoluzionare la rosa, per cui, come dicevo l'altro giorno, io mi aspetto un mercato forse più simile a quello post finale di Champions, cioè pre scudetto della seconda stella, in cui magari il volume di operazioni sarà ampio, ci saranno tanti affari con ogni probabilità, ma non si andrà veramente a rivoluzionare il nucleo, il cuore di questa squadra. Sicuramente si cercherà però di abbassare l'età media e di ringiovanire questa rosa con l'investimento su profili che possono diventare un asset, un patrimonio poi per la società. E in questi giorni, in queste ore, ci siamo confrontati con i nostri colleghi, con cercare di capire anche cosa emerge dalla dirigenza, dai vari intermediari di mercato in queste ore, e vi posso dare degli aggiornamenti di mercato che magari poi approfondiremo anche nella diretta alle 19:30. A partire dalla difesa, una delle priorità sicuramente sarà l'acquisto di un nuovo difensore più giovane da inserire lì nel cuore della retroguardia. Dubitiamo fortemente che si andrà avanti con Acerbi più De Vrij, almeno uno dei due verrà sostituito da un profilo più giovane. E il nome pesante da tener d'occhio in queste ore è anche quello di Comuzzo della Fiorentina. Comuzzo è un giocatore che piace all'Inter, che per caratteristiche sembra rientrare molto anche in quella categoria del centrale più marcatore, forte difensivamente, che l'Inter ha cercato di andare a prendere negli ultimi anni. Acerbi è arrivato con quelle caratteristiche lì, Bremer e Buongiorno l'Inter li ha trattati senza però riuscire ad avvicinarli, senza però riuscire ad acquistarli. Per cui l'Inter un difensore di questo tipo lo vorrebbe, e Comuzzo è un giocatore che piace, che non è molto esperto in un ruolo delicato, per cui non è da escludere che possa arrivare uno strappo ai, diciamo, ai paletti di Octri in questo reparto qua, perché lì in quella zona di campo tutti pensano che serva un giocatore maturo, anche se non ultra trentenne in teoria, quindi bisogna trovare un giocatore al picco della carriera. Però Comuzzo è un classe 2005, ha un costo molto alto, trattare con la Fiorentina non sarà sicuramente semplice, ma potrebbe essere anche un investimento che ti copre addirittura per i prossimi 10-15 anni, addirittura, a dirla veramente grossa. Però occhio quindi a questo nome, che è un nome che entra nel radar dell'Inter in maniera importante. Se ne era già parlato la scorsa estate, quest'anno piace ancora di più e potrebbe essere un nome da tener d'occhio. Comunque, se non sarà lui, attenzione anche a dei profili più esperti, ecco, in questo reparto qua. Mentre per il resto della rosa si sta ragionando molto sul ringiovanimento, come ad esempio Nico Pass. Inutile che io stia qui a ribadirvi che su Nico Pass lo sappiamo, ne stanno parlando tutti, l'Inter c'è, è assolutamente un nome caldissimo su cui l'Inter lavora, con la consapevolezza di quelle difficoltà che ci sono in questa trattativa, dove il Como sta cercando di riacquistarlo, il Real Madrid può riacquistarlo con una clausola diciamo piuttosto vantaggiosa, quindi il Como è più corretto dire sta cercando di tenerselo, ecco, più che di riacquistarselo. Però l'Inter ci sta lavorando, così come sono rimasto sorpreso perché mi stanno dicendo un pochino tutti di continuare a tenere d'occhio Bernabé, di cui io vi ho parlato ad ottobre addirittura per l'Inter, e sembrava un pochino sparito dai radar per alcuni problemi fisici che ha avuto. Invece mi dicono di tenerlo d'occhio. Scusate, questo centrocampista del Parma che ce la facciamo, centrocampista del Parma che rimane quindi un profilo che piace all'Inter e piace già da quando era in Serie B. Ecco, pensavo che questa stagione lo avesse fatto calare un po' nelle gerarchie, invece va tenuto d'occhio. Ehm, A sorpresa poi, assolutamente, anche in attacco, devo dire che su Jonathan David stanno tornando ad emergere delle notizie da tenere d'occhio. In particolare a Natale, se vi ricordate, io vi avevo raccontato che avevo saputo da delle persone piuttosto affidabili che all'Inter erano quasi certi che Jonathan David sarebbe andato in Inghilterra, e probabilmente c'era una squadra che era praticamente in chiusura con l'accordo con Jonathan David. Però in queste settimane, in questi giorni, forse qualcosa non si è chiuso, vari problemi magari sono subentrati. La situazione di Jonathan David comunque rimane ancora in bilico, nel senso che lui è in scadenza di contratto con il Lille, come profilo, come caratteristiche rientra pienamente nei parametri di Octree, perché è un giocatore che ormai ha una certa esperienza in termini di gol segnati da più stagioni con il Lille. Rimane però ancora un profilo giovanissimo, o comunque ancora non nemmeno al picco della sua carriera, su cui poter investire, su cui poter contare. Diciamo che non è
forse pienamente in linea dal punto di vista economico, perché, a 25 anni, visto che è un 2000, sì, dovrebbe aver già compiuto 25 anni, si libera a parametro zero, vorrebbe ottenere, soprattutto a livello di ingaggio e commissioni, delle cifre alte, quando l'Inter invece preferirebbe investire su cartellini magari anche un pochino più costosi ed ingaggio un po' più bassi. Però se si presenta l'opportunità di prendere un giocatore che sta dimostrando una continuità in zona gol importante, a parametro zero per allungare il reparto offensivo, ecco, teniamola d'occhio perché l'Inter, come dicevo, a me sembrava ormai defilata, però mi dicono di tenerla d'occhio come ipotesi. A proposito di attaccanti, poi in queste ore si sta parlando tanto anche di Arnautovic che sta riguadagnando posizioni in questo momento nelle gerarchie interiste. Ci siamo anche interrogati anche nell'ultima live, vi chiedo, secondo voi chi è davanti oggi nelle gerarchie? Cioè, se abbiamo Lautaro e Thuram, uno dei due deve rifiatare Taremi o Arnautovic, chi parte davanti come gerarchia? Lui ha una clausola nel contratto che può essere prolungato per un altro anno, potrebbe essere esercitata soprattutto in ottica mondiale per club, ma non è detto. C'è stata questa intervista alla Gazzetta dello Sport con Spillo Altobelli che ha detto che lui sa per certo che Arnautovic a gennaio ha rifiutato la cessione in una squadra in cui avrebbe giocato di più, quindi Arnautovic era convinto, ha voluto a tutti i costi rimanere all'Inter e lascio a voi i commenti, ecco, se questa è stata una buona notizia oppure no. Chiudendo poi, il nostro amico e collega Giorgio Musso ci dice di prestare attenzione anche al nome di Hassane Diao, questo attaccante del Como che sta facendo vedere subito grandissime cose con una media realizzativa impressionante dal suo arrivo a gennaio al Como. Diao che starebbe accendendo un derby tra Inter e Milan, sono le due big italiane che principalmente si stanno già muovendo su questo giocatore. La settimana prossima ne parleremo con lo stesso nostro collega Giorgio Musso, uno dei più interessanti secondo me e affidabili da seguire sul mercato dell'Inter. Lo avremo qua sul canale, lo porteremo sul canale. Mentre poi, vabbè, ci sono ancora delle voci, mi ero appuntato tra le nostre note su Donnarumma, Meret, Carnesecchi, sui vari portieri, perché come vi dicevo l'Inter ha fiducia in Josep Martinez che ha fatto vedere delle buone cose anche contro la Lazio, però l'obiettivo sarà, una volta salutato Sommer, quello di avere sempre due portieri forti e affidabili, per cui Josep Martinez è stato preso con l'obiettivo di farlo crescere e potenzialmente farlo diventare un portiere da futuro dell'Inter, ma si tengono sempre d'occhio anche altre piste per avere un doppio portiere e l'identikit sembra sempre più portare verso un profilo italiano da aggiungere alla porta dell'Inter, come quelli che appunto abbiamo detto in questo caso. Visto che poi su carne secchi c'è da vedere, l'Atalanta sta monitorando anche Caprile, quindi potrebbe muoversi qualcosa anche in quell'ottica là e liberarsi un profilo del genere. Queste erano un po' le principali notizie del momento. Torneremo poi a parlarne anche nella prossima diretta alle 19:30. Vi ricordo quindi di fare clic sul tasto iscriviti per non perdervi nulla. Nella diretta poi oggi bisognerà ritoccare anche qualche nota un po' polemica su alcune cose che stanno venendo fuori a livello mediatico in queste ore, quindi oggi mi sa che sarà una diretta bella calda. Ci vediamo alle 19:30 per avvicinarci sempre più a Napoli-Inter nel club di Passione Inter. Il clima è già bello teso, bello caldo, quindi www.passioneinter.club, trovate il link in descrizione per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo, e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.